Benvenuti, anime inquiete che vivete sul filo del rasoio, bentornati nel vostro confessionale preferito, l'unico angolo del web dove i peccati delle star vengono esposti alla luce della verità. Siete su Gossip alla turca. Oggi, il terreno sotto i nostri piedi trema. Non stiamo parlando di semplici indiscrezioni o di voci di corridoio sussurrate a mezza bocca. Stiamo parlando dello scandalo dell'anno. Una deflagrazione nucleare che ha coinvolto 3 dei nomi più sacri dello star system turco. Bararduk, Hande Erçel ed Elçin Sangu. Tutto è nato da un errore, un dito che scivola su uno schermo in una notte di eccessi, ma le conseguenze sono state devastanti. Messaggi che non avrebbero mai dovuto vedere la luce, cuori spezzati in diretta mondiale e un incontro clandestino che ha cambiato le regole del gioco. Prima di immergerci in questo abisso di passione e rimpianto, vi chiedo un gesto di appartenenza. Iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per non perdervi neanche un frammento di questa storia e, se volete sostenere il nostro lavoro di inchiesta e accedere a contenuti riservati che nessun altro vi darà, cliccate con forza sul tasto Abbonati. Il vostro supporto è la nostra bussola nella tempesta. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra sentenza. Siete pronti a leggere i messaggi proibiti? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono notti che sono destinate a cambiare il corso delle vite, non per ciò che accade mentre il sole è alto, ma per ciò che viene rivelato quando le difese crollano sotto il peso della notte e, forse, di qualche bicchiere di troppo. Quella che doveva essere una celebrazione privata tra amici per Bararduk si è trasformata in un incubo mediatico senza precedenti. Un vero e proprio suicidio digitale che ha messo a nudo la sua anima tormentata. Tutto è accaduto in una manciata di minuti, un lasso di tempo infinitesimale nell'universo, ma sufficiente per scatenare l'apocalisse. Nel cuore della notte, probabilmente annebbiato dai fumi dell'alcol e dalla nostalgia, Bar ha commesso l'errore fatale, ha postato nelle sue storie di Instagram degli screenshot. Non foto di feste, non selfie sorridenti, ma catture di vecchie conversazioni private. E il destinatario di quelle parole di fuoco non era la sua attuale compagna di vita o di scena, bensì lei, Hande Erçel. Le immagini sono rimaste online solo per pochi istanti prima di essere cancellate in preda al panico, ma internet, si sa, non dimentica e non perdona. I fan, veloci come falchi, hanno salvato tutto. E ciò che hanno letto ha fatto gelare il sangue nelle vene di chi credeva nella stabilità sentimentale dell'attore. Non erano messaggi di cortesia. Erano dichiarazioni d'amore viscerali, intrise di una passione mai sopita. Non mi sono mai sentito così vivo come quando ero con te, Hande, recitava uno dei messaggi, una frase che suona come una condanna per il suo presente. In un altro, ancora più diretto e straziante, Bar scriveva: mi manca la tua voce, la tua risata, la tua follia. A volte mi chiedo se tu mi pensi come io penso a te. La reazione del web è stata istantanea e violenta. Il nome di Bararduk è schizzato in cima alle tendenze mondiali, trascinando con sé quelli di Hande ed Elçin Sangu. Elçin, che fino a quel momento aveva mantenuto una relazione stretta e pubblica con Bar, si è trovata improvvisamente nel ruolo più scomodo, quello della donna tradita, o peggio, della sostituta. Fonti vicinissime all'attrice dipingono il ritratto di una donna devastata. Alla vista di quei messaggi, Elçin sarebbe stata sopraffatta da una gelosia cieca e da un dolore lancinante, tanto da cancellare un importante servizio fotografico programmato per quella stessa mattina. Non capisco perché conservasse quei messaggi. Se faceva parte del suo passato, avrebbe dovuto lasciarselo alle spalle. Avrebbe singhiozzato Elçin al telefono con la sua assistente, con la voce rotta da chi realizza di aver vissuto in una menzogna. Nelle prime ore, il silenzio dei protagonisti è stato assordante. Ma il giorno seguente, Hande Erçel ha deciso di rompere gli indugi, non con un comunicato stampa, ma con una storia su Instagram che aveva il sapore della benzina sul fuoco. Una frase enigmatica, ma terribilmente mirata. Ci sono verità che escono solo quando il cuore è troppo pieno, o troppo ubriaco. Era una missione? Una frecciatina? O una mano tesa verso colui che l'aveva appena esposta al mondo? Bar, nel tentativo disperato di arginare la marea,
Ha rilasciato una dichiarazione laconica: è stato un errore, una svista di cui mi pento. Non ho altro da dire per ora. Ma il danno era fatto. La credibilità delle sue relazioni attuali era andata in frantumi. E come se non bastasse, un dettaglio digitale ha confermato i sospetti di molti. Subito dopo i post, Ande ha ricominciato a seguire Bar su Instagram, dopo mesi di gelo totale. Un click che vale più di 1000 parole, interpretato dai fan come un segnale di apertura, quasi una riconciliazione silenziosa. Per contro, Elchin ha smesso di seguire Bar quello stesso giorno, cancellando metodicamente ogni traccia di lui dal suo profilo. Una pulizia digitale che simboleggia una chiusura definitiva e dolorosa. Lei non ha bisogno di dire nulla. Il suo silenzio urla più forte di 1000 parole, ha commentato un fan leale. Ma lo scandalo, cari amici, era ben lungi dall'essere concluso. Nel caos digitale, è emerso un audio rubato, una registrazione gracchiante di una conversazione privata tra due persone del cerchio intimo di Bar. Le parole, chiarissime, sono state una pugnalata al cuore per i sostenitori di Elchin: non ha mai superato Ande. Quello che avevo con Elchin era comodo, ma non reale. Questa frase, diventata virale su X e Telegram, ha distrutto ogni residuo di speranza. Elchin non era solo tradita. Era stata, secondo questa narrazione, un ripiego. La pressione mediatica è diventata insostenibile. Elchin è stata avvistata mentre lasciava la sua residenza, nascosta dietro occhiali scuri, il volto tirato in un'espressione di puro disgusto. Avvicinata dai reporter, ha pronunciato una sola, lapidaria frase prima di salire in auto: sono delusa. Molto delusa. Il tono freddo, quasi metallico, ha fatto capire che la ferita non era solo superficiale, ma aveva intaccato la stima profonda. Bar, dal canto suo, è stato intercettato in una palestra privata di Istanbul. Il viso teso, la mascella serrata, non ha proferito parola. Ha ignorato le domande, non ha sorriso, non ha confermato né smentito. Ha sfogato la sua rabbia sui pesi per un'ora e poi è fuggito dall'uscita di servizio. Tuttavia, la sua presenza è bastata per regalare ai fan un altro indizio cruciale. Al polso portava ancora un braccialetto che, secondo gli archivi dei fan più attenti, Ande gli aveva regalato anni fa durante una registrazione condivisa. Un totem di un amore che si rifiuta di morire. E poi, il momento più esplosivo. 2 notti dopo, Ande Ercel è stata vista entrare, sola e bellissima, in un elegante ristorante a Nianta. Sembrava una cena solitaria, ma la verità era ben diversa. Bar la stava aspettando all'interno. Un cameriere anonimo, che ha deciso di rischiare il posto per amore della verità, ha raccontato: si sono salutati con un lungo abbraccio, senza dire una parola all'inizio. Poi si sono seduti a un tavolo appartato e hanno parlato per ore. La notizia ha causato un vero e proprio meltdown digitale. L'hashtag cancelletto Barandande at Dinner è diventato virale in pochi minuti. Alcuni testimoni oculari giurano che, durante quella cena, Bar abbia preso la mano di Ande e le abbia detto sottovoce: non voglio più nascondere i miei sentimenti. Non avrei mai dovuto allontanarmi. L'attrice, sorpresa ma visibilmente commossa, avrebbe risposto: quindi, cosa facciamo con tutto questo? Non c'è stato un bacio cinematografico, nessuna effusione pubblica, ma c'è stato uno sguardo prolungato che, secondo chi l'ha visto, diceva tutto senza bisogno di sillabe. Mentre i media iniziavano a parlare apertamente di una possibile seconda possibilità, Elchin è rimasta assente dai social per giorni. Un silenzio rotto solo lunedì pomeriggio, con la foto di un tramonto malinconico e una frase che suona come una sentenza definitiva: quando qualcuno ti mostra chi è veramente, credigli la prima volta. Nessun nome, nessun contesto, ma un tono chiaro di chiusura emotiva e di amara presa di coscienza. E ora, la domanda che brucia sulle labbra di tutti: Bar e Ande ci riproveranno davvero? È stata solo una cena chiarificatrice per chiudere i conti col passato, o l'inizio di un nuovo capitolo scritto sulle ceneri del precedente? E cosa ne sarà di Elchin, che ora sembra aver voltato pagina per sempre, ferita ma libera? In una recentissima intervista promozionale per un brand di cosmetici,
Ad Anne è stato chiesto indirettamente della situazione. Con quel sorriso controllato che la contraddistingue e lo sguardo fisso, ha risposto. Le persone entrano nella tua vita per una ragione, ma non tutte restano. A volte, ciò che conta non è ciò che hai vissuto, ma ciò che hai imparato da esso. Una risposta poetica quanto ambigua, che non fa altro che alimentare nuove teorie. Cari spettatori, siamo di fronte a un triangolo amoroso che è diventato il centro assoluto dell'intrattenimento turco. I programmi di gossip dibattono costantemente, i fan creano scenari futuri e i tre protagonisti mantengono una calma apparente, una tensione superficiale che nasconde un oceano di sentimenti in tempesta. Voglio chiedervi, secondo voi, Bar merita una seconda possibilità con Hande dopo tutto questo caos? E Elçin ha fatto bene a tagliare i ponti così drasticamente? La vostra opinione conta più di ogni altra cosa. Siamo giunti alla fine di questo resoconto dettagliato di uno scandalo che lascerà cicatrici profonde nel mondo dello spettacolo. La notte dell'errore di Bar ha cambiato tutto, e nulla sarà più come prima. Noi di Gossip alla Turca continueremo a monitorare ogni like, ogni storia e ogni avvistamento per portarvi la verità, nuda e cruda. Se questo video vi ha appassionato, lasciate un like e condividetelo con chi ama le storie di passione e tradimento. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di considerare l'opzione abbonati per sostenere il nostro lavoro investigativo. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo video, dove la realtà supera sempre la fantasia. A presto!